Ciao Lucia, eccoci di nuovo. Ciao Leti, buona giornata a tutti, buonasera, dipende da dove siete, in Sì, che dipende da parte dove del siete mondo. quando guardate il video. Scusatemi per la poca luce, ma non mi funziona più una lampadina e sembra che sono al buio, ma in realtà non è vero. L'hai fatto apposta, è tecnica. Sì, insomma, devo affinare le mie dati da videomaker, però l'importante è il succo, no? Quindi anche questa settimana, anche oggi, un appuntamento. Noi, come al solito, andremo a parlare di un olio, quindi chi ci guarda per la prima volta, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così rimanete aggiornati ogni volta e cominciano a diventare spesse le volte in cui pubblichiamo qualcosa. Grazie a Lucia e anche agli altri collaboratori stiamo producendo un sacco di contenuti. Quindi Lucia, a stasera di cosa parliamo? Riprendiamo a fare le estrazioni? Ma sì, prendiamo. Vai, estrai un olio, dai. Speriamo che non venga qualcosa di complicato. Peppermint. Oh, la menta piperita. Tra l'altro uno degli oli che statisticamente, almeno statisticamente da quello che ho potuto vedere, è uno degli oli che hanno tutti. Cioè, che Sì, sia doTERRA, che sia no. Ecco, poi dopo abbiamo già spiegato 1000 volte che se hai in mano un olio come doTERRA e noi ti diciamo bevilo, spalmalo, fai, puoi andare in super sicurezza. Sugli altri non facciamo nomi commerciali giusto per non entrare in categorie concorrenti, non parlare male di nessuno, però mi raccomando, sempre state attenti a quello che vi mettete addosso, ingerite o anche solo diffondete nell'aria. Tra l'altro, sì, poi assolutamente. per la menta, questo è un discorso molto molto importante perché la menta, essendo uno degli oli respiratori, giusto? Attenzione Vero. che se l'olio essenziale non è più che puro, avendo gli oli essenziali la proprietà di interagire a livello cellulare, di andare a riuscire a superare la barriera mitocondriale della cellula, eccetera, eccetera, questa proprietà è un pro, ma è anche un contro nel momento in cui vado a utilizzare un olio sbagliato. Perché immaginate un olio di menta e la menta è stata colta in un campo che non era bio, non era controllato, cambiano le caratteristiche, una volta una goccia vale tanto, una volta una goccia vale poco, cosa che in doTERRA, essendo registrata dall'FDA, questo non può succedere, no? Infatti uno dei motivi per cui gli oli di doTERRA costano tanto di più perché è la famosa certificazione per essere di grado terapeutico che negli Stati Uniti è certificata dall'FDA, che è l'unico olio che ha la certificazione di grado terapeutico, quindi come se fosse un vero e proprio medicinale. Ok, quindi è una caratteristica che deve essere unica. E l'olio essenziale di menta, proprio perché è un olio respiratorio, è un olio che sia ingerito sia inalato, è un olio che va molto in profondità a livello cellulare, quindi i pro e i contro potrebbero essere dei contro molto molto importanti. Ok, questo è quello che mi è venuto in mente subito nel dire attenzione tutti a usare la menta, però occhio che menta usate. E poi una tazza con una goccia, questa cosa mi è rimasta impressa, avevo letto tanto tempo fa che una goccia di olio essenziale in una tazza di menta dà la corrispondenza di 72 tazze di acqua e menta. E all'inizio era una delle prime cose che mi aveva colpito, dicevo, mamma mia, immaginati 72 tazze messe in fila e danno la corrispondenza di una goccia di olio di menta. Infatti è uno degli oli che si Sì. prende per primi e che dura di più. Dipende, giusto? Dall'utilizzo, certo. Sì, sì, è veramente. Appena lo annusate lo sentite subito perché vi permette immediatamente, anche con la boccetta chiusa, di aprire le narici, ma aprire e respirare, lo sentite anche a livello proprio della sinusite, no? Quasi che si apre, si crea aria. Anche menta il nome da mente, quindi tutto quello che è troppi pensieri,
brava, ci aiuta a far chiarezza, ci aiuta a alleggerire, a vederci chiaro brava. nella giornata, nelle situazioni. Questo è Eh, già Lucia si sta spostando sull'effetto emozionale che è la sua specialità. La menta, guarda, io quando annuso la menta, rispetto agli altri oli che li sento che entrano, la menta io sento che sale, è come se avesse una sale. direzione diversa. È proprio come dici tu, menta, infatti è uno degli oli principali che si danno insieme magari alla lavanda, eccetera, per cefalee, emicranie, mal di testa, perché dà subito un sollievo immediato, abbinato poi con la menta, magari dà un effetto anche antinfiammatorio, ma sul momento dà un sollievo importante proprio per chi soffre di quelle cefalee molto importanti, ok? Sì. Sì, la menta poi a me piace ogni tanto, adesso poi che dici che arriva la primavera, qui in montagna non ancora, però acqua e menta si beve sempre volentieri. Sì, rinfrescante, questa è la proprietà che vuoi comunicare effettivamente. Quando invece hai parlato prima di poterla mettere anche per le tensioni delle spalle, del collo, naturalmente in quel caso meglio se la diluiamo in olio di cocco, appunto può essere anche unità, come si dice, alla lavanda, proprio come hai detto, per un discorso calmante, distensivo. Per quanto riguarda rinfrescare anche la bocca, no? Quindi fare come un colluttorio insieme al limone, mi viene in mente. Infatti anche i nostri antichi li utilizzavano sia nei bagni che proprio per questa sua caratteristica, per i sciacqui, gli Rinfrescante. organismi, per la nausea. Quindi per tutte quelle persone che soffrono un po' di nausea, se possono iniziare a provare con la menta, non è quello specifico solo lui, c'è tanto altro, ma già ha un suo buon effetto. Va a lavorare anche a livello gastrico, intestinale, per coliti, cioè le sue proprietà non si fermano appunto al mal di testa, ai bagni, Sì, alle sono applicazioni. innumerevoli. Tra l'altro, per esempio, si diceva il mal di testa, ci sono anche degli altri oli poi per il mal di testa, però l'olio base, no? Dice un pochettino di olio di menta anche sulle tempie o a volte fare il giro e ritorno sulle tempie o un uso che ho visto di recente fare da un aromaterapeuta era mettere la goccia sul palmo della mano e col pollice appoggiarla direttamente sul palato. Io l'ho provato, Sì. è una cosa interessante, poi resta anche questo sapore di menta, un pochettino resta sia nel naso ma va velocemente in circolo. Poi ti dico che effettivamente poi il punto, la croce sul palato anche a livello osteopatico è un punto importante per detendere le tensioni intracraniche, quindi è un punto strategico su dove usare la menta. Poi la menta, come dicevi giustamente, rinfresca la bocca, eccetera. E mi viene anche in mente che l'olio di menta è usato tanto anche dagli sportivi, perché la menta ha una proprietà molto interessante, anche insieme al limone, in altri modi, però essendo energizzante può essere tanto usato dagli atleti professionisti, perché la menta aumenta il potere del globulo rosso di inglobare ossigeno, quindi una specie di azione, adesso non so se il termine è corretto, emopoietica, un po' come l'effetto doping, però Mm. assolutamente non è annoverata tra le sostanze dopanti. Però l'atleta che usa frequentemente, anche giornalmente, l'acqua e menta, acqua e olio essenziale di menta, riesce ad avere un livello di allenamento più intenso e più veloce, proprio perché migliora la qualità dell'ossigenazione del sangue, quindi a livello circolatorio più ossigeno migliora appunto l'ossigenazione dei tessuti, quindi avremo un tessuto muscolare più reattivo e una serie di effetti benefici, magari poi ne parleremo a parte, sul proprio l'atleta in fase di evento sportivo. Poi sulla preparazione atletica magari ci potrebbero essere altri discorsi più settoriali. E poi la menta mi Mm. viene in mente
che aumenta non solo la concentrazione, ma il richiamo mnemonico. Cioè migliora il ricordo, ma si fa più, è più facile richiamare i ricordi mentali. Quindi è ottimo per chi studia sia a livello di comprensione che a livello di proprio ricordare le cose. Quindi per gli studenti, ragazzi, per tante persone è un olio molto molto interessante. È uno dei più, secondo me, è uno dei più, come dire, sottovalutati. Sì, usato poco. Nel Usato senso, poco? Sì. per le innumerevoli proprietà viene usato per poche cose e non si capisce, cioè non si utilizza, non capisce in altri ambiti. Perché, esempio, non l'ho detto prima, ma per i pediluvi, perché no? Ah, Cioè le gambe stanche, perché non mettere una menta per aiutare la circolazione? Sul cuoio capelluto, perché stimola anche la crescita dei capelli, stimolando la microcircolazione, arriva più ossigenazione, più nutrimento e quindi va a migliorare quello che sono quindi proprio la sui capelli crescita. tu lo abbineresti al rosmarino, per esempio? Perché no? Assolutamente. Ma anche giusto per una profumazione un pochino più dolce, la lavanda, perché poi li abbiamo anche lì, sono degli oli che ci girano sempre intorno e sono sempre amici. Di solito vanno a braccetto, sono come profumazione, poi si sposano bene. Quindi sì, anche come impacchi, cioè io poi adoro, forse dipende un po' dalla professione, adoro gli impacchi sui capelli, l'impacco sul piede, massaggi sulle gambe, quindi perché non usarli? Ah, Cioè, certo. Ecco, a ci aiuta me la roba tantissimo. rinfrescante, ti dico, mi fa venire un po' la pelle d'oca. Io non farei un bagno con la Io menta, l'adoro. io non lo farei mai. In estate no? Quando sei accaldata? No, io se la temperatura non arriva almeno a 30 gradi, no, non se ne parla. Ah, No, io vabbè. preferisco quegli oli. Allora, lo uso tantissimo la menta perché la uso magari quella volta nell'acqua e menta, ma la uso tipo per le emicranie, il mal di testa, per altre cose la uso. Magari poi ne parliamo, no? Per fare, non Sì, so, detergenti piuttosto che, non so, la menta per fare un tonico o insomma sì, dipende, sì, una sì. stringente, eccetera, eccetera. Oppure proprio fare anche degli spray, cioè la menta igienizza parecchio. La menta, per esempio, ecco, d'estate, quando tendono ad arrivarci moschine, zanzare, quelle cose lì, la Tiene- menta è un portento, ok? Anche la lavanda, ma la menta è proprio, io mi ricordo anni prima, no? Quando ancora non conoscevo gli oli, ero sempre lì a cambiare il vaso della menta, no? Poi la menta è infestante, c'era dappertutto, raccoglievo la menta, mettevo la menta, poi facevo il tè alla menta, perché d'estate, se vuoi tenere un po' lontano le mosche, più che la menta non ce n'è, non ce n'è, assolutamente. sì. Quindi ecco, è uno di quegli oli, magari poi ne parleremo, gli oli Mm. bistrattati, ma secondo me gli oli pilastro, no? Che sono la menta, la lavanda, il limone, magari poi faremo un video a parte sugli oli primi che uno non può non avere, Vero? è vero? Perfetto. Poi Sì, anche in sì, è tutti i vero. kit base o di introduzione, la menta, il limone e la lavanda sono gli oli proprio la prima elementare degli oli essenziali. Infatti uno dice già se uno avesse solo quei tre lì, già fai tante di quelle cose, è vero Lucia? Vero, Che tantissime. Ma tantissime. anche appunto ne parleremo poi magari prossimamente anche dell'uso che se ne fa internamente, perché come dicevamo prima, questo essendo certificato si può assumere solo questo, non dico degli altri, ma perché lo conosco, e preso per andare a lavorare su disturbi magari anche poco del reflusso, anche se non è soprattutto quello, ma il discorso di alcuni spasmi a livello di coliti, perché no? Cioè la menta ci permette una digestione migliore, quindi bisognerebbe andare un po' più dentro, un po' più Guarda, dicevamo per giusto capire. prima della cefalea e il mal di testa, proprio ieri ieri e anche l'altro ieri, ho avuto proprio
da una specie di torcicollo, perché sono andata in macchina, c'era il vetro aperto, no? E quando io ho mal di collo poi mi prende subito il mal di testa. Sono un osteopata, ma non è che posso trattarmi da sola, quindi Autotrattamento. autotrattamento, ho detto, ma sai cosa facciamo? E ho preso sia, vabbè, io ho messo anche il Deep Blue, poi una cosa che su me ha tanto effetto è il Blue Tansy, che io lo adoro. Ecco, con quello sì che mi farei un bagno, se non che è un olio un pochettino importante. Però, ecco, ho usato il Deep Blue, il Blue Tansy e poi la menta. E invece per uso interno ho usato la lavanda, che ha più delle proprietà antinfiammatorie. Quindi ho messo 2 gocce nella capsula a distanza, tipo una verso il pomeriggio, una prima di andare a dormire, poi stamattina l'ho presa ancora. Devo dirti che ormai farmaci non ne prendo più, però ho proprio sentito l'effetto della menta che mi ha subito dato un fastidioso, ti dico la verità, perché mi dà fastidio sentire quel brivido fresco, mi dà fastidio. Però, come dici tu, per le tensioni muscolari mi ha dato un buon sollievo. E poi invece la lavanda io l'ho usata per uso interno. Io la lavanda la bevo, magari fare la tisana alla lavanda a me No, nì. personalmente no. Mm-mm. No, però per Fa- esempio io ho preferito la capsula perché non sono una consumatrice di miele, però il miele è un ottimo vettore per gli oli, quindi se uno facesse una tisana e ci scioglie dentro lo zucchero, pardon, il miele con la lavanda potrebbe essere una buona idea, piuttosto che nel bagno, lo ricordiamo che nella vasca da bagno non mettete gli oli, No, mettetela pure. l'abbiamo già detto, Diluito. però Mm-mm. sempre sciolto, e il miele, un cucchiaio di miele, ci mettete dentro Sì. le gocce che volete, girate ben bene e poi mettete quello nella vasca, perché così le particelle dell'olio essenziale si legano al miele, il miele si scioglie nell'acqua e è pazzesco, perché poi, ecco, un bagno con la lavanda lo farei, con la menta, Beh. però Vabbè. Ma anche come spugnature, non per forza un bagno, però delle spugnature rinfrescanti in alcuni momenti, in falle alcuni te, perché a me punti. mi viene un brivido di freddo, io sono una coccolona che vuole il caldo e il dolce, però capisco anche che qua il caldo non è un problema, però le giornate, quelle... Ecco, ecco, mi viene in mente, quando hai detto calore, uno spray fatto con acqua o acqua distillata e olio essenziale, per esempio per chi ha problemi di vampate, l'olio essenziale di menta aiuta tantissimo in questa cosa qua, sia in aromaterapia, sia aromaterapia diretta, manuale la chiamiamo, che uno spray da tenere proprio per rinfrescare d'estate, invece che accendere il condizionatore, perché la menta dà un'alterazione della percezione del senso di calore. Quindi se voi vi spruzzate la menta, non è che la vostra temperatura corporea si abbassa. Lucia, sei al buio, sei Sì, sì, sparita. sono io, purtroppo, scusate, ma ho dovuto uscire dalla stanza, se no si sentiva un casino. Ah, ok, no, non sentiva nulla. Beh, Eccomi. comunque, ho perso il filo del discorso. Ah, ecco, che la menta non dà un reale abbassamento della temperatura corporea, ma dà una alterazione della percezione del calore. Quindi a voi sembra di sentire freddo o fresco, in realtà la vostra pelle è della stessa temperatura. E questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto d'estate. Ha questo effetto rinfrescante perché è come se il corpo percepisse una temperatura diversa. E questo è... A proposito, scusami, ma mi è venuta proprio un lapsus. È un lapsus. Mi è venuto in mente una cosa, il discorso che può essere usato per le febbri, per Ah, è andare vero, a farle scendere. brava. Infatti, la cosa che io mi ricordavo, io l'ho usato così, senza fonti di riconoscimento, però l'ho utilizzato, era, mi ricordavo che bisognava portare, proprio perché la febbre è quel calore che è intestinale, che poi sale però, divampa come un fuoco verso l'alto, e quindi bisognerebbe portarlo verso la periferia per farlo abbassare. Quindi mi avevano insegnato anche un ricordo di mia nonna di bagnare dal gomito
alla mano e dal ginocchio al piede con acqua fredda per portare via, proprio con delle spugnature anche, bagnare la gamba e portare via questo calore. E l'avevo fatto, proprio provato e testato anche per i miei bambini quando hanno avuto la febbre, con una goccia di menta all'interno Sì, dell'acqua. sì. O anche Quindi sfregare tipo il roll-on, olio e menta sotto la pianta sì, dei piedi. Per i bambini, quando non abbiamo proprio voglia di dargli subito la tachipirina, magari tentare di abbassare la febbre con delle applicazioni ripetute sotto il piede, anche se i bambini sono molto piccoli, si può fare tranquillamente. sì, Sia la bene. menta che anche la lavanda, sai? Sì, sì, Anche la per lavanda. l'antinfiammatorio. Perché Sì, è sì, sì. antinfiammatoria, ha un effetto sinergico combinato che può essere molto interessante. Visto quanta roba anche sulla menta siamo riusciti... Quando hai estratto la menta ho detto, oddio, adesso no. È una delle cose a cui non si pensa, però è così, così bello, così importante, che la menta è uno degli oli dei miracoli, dei 1000 effetti. Sì, è semplice. Ce l'abbiamo quasi ovunque. Poi proprio Poi per chi l'olio... vuole può fare il mojito perché metterci una goccia senza usare le foglie. E allora al Vabbè. posto del lime ci mettiamo anche l'olio di lime o di limone, no? Certo, Ops. cioè, E beh, provate a acqua fare un cocktail all'alcolico e può fateci essere sapere come. bellissima. Acqua, limone e menta è il mojito doTERRA. Fantastico, questo dobbiamo farci un post subito. E poi essendo l'aperitivo essenziale ci voleva il riferimento al... Fagioli. Vedi che solo a parlare di menta, no? È mica definito l'olio del buon umore, no? Guarda, Sì. già solo a parlarne di questi tempi, un po' di buon umore, un po' di leggerezza, un po' di freschezza ci vuole. Lucia? Quindi bisogna spruzzarsi la menta tutto intorno prima di uscire di casa. Saremo Davvero noi. spruzzarla in giro alle varie persone che come un'aura di menta. Poi la menta è verde, il verde è il colore del chakra del cuore, quindi direi anche Infatti. per risonanza non può che andare al cuore, dare leggerezza al cuore, no? Come dicevamo anche l'altra volta quando parlavamo, se non ricordo male, della melissa, no? Che Sì. un po' di leggerezza aiuta a risolvere di più gli stessi problemi con più facilità. Quindi un po' di menta è top. Mi è venuto voglia di farmi acqua e menta. No, no, adesso devo assolutamente provare il mojito doTERRA perché questo non ce l'ha nessuno. Domani faremo un post, Lucia, il mo... forse Il meglio prima... mojito. prima lo proviamo, il mojito. Poi, uno può anche fare, non lo so, la versione alcolica. Io non sono da alcolici, però si fa il mojito con rum, no? Mi ricordo i miei tempi a La Habana ed era, mettevano il limone, il ghiaccio, che schiacciavano e poi rum e acqua naturale. Magari pure acqua, rum, cioè ghiaccio e una goccia di menta e una goccia di limone. Io lo Sì, faccio... vabbè, questo lo stai facendo alcolico, ti sei già emozionata. Sì, no, infatti già mi ha dato la testa senza neanche Vado, provarlo. No, solo però annusare. anche una bevanda solo di acqua, ma insieme limone e menta, perché no? Perché no? Perché In no? estate, perché tu sei freddolosa, adesso non lo so se ti piacerebbe beverla. Dovresti mettere poi la cannella dappertutto per scaldarti, per richiamare sangue. Ah, ecco, vedi, io la Dall'orto. cannella, i chiodi di garofano o anche l'on-guard mi piacciono Sì. tanto. O anche quelle miscele, quelle che vendevano nei periodi natalizi, Mm. l'Harvest, eccetera. Ecco, io per esempio l'on-guard, il colluttorio, dopo che mi sono sciacquati i denti, me lo berrei, no? Ecco Non perché fatelo, non seguite questi esempi. non fatelo, non fatelo. Però tipo io uso volentieri lo spray, quello
il disinfettante mani, no? Sai che adesso bisogna Sì, sanificare le anch'io mani in dappertutto. borsa. Sì, 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 Ecco, sì. io odiavo questa pratica di disinfettare le mani ovunque, da che uso quelli doTERRA, che ha questa formulazione leggera leggera, che ti lascia anche le mani belle lisce, non ho più problemi. Poi a me piace, quindi ecco. Quindi va bene, dai. Però farò l'esperimento del mojito doTERRA di Magic Lo Flea. scriviamo sotto i commenti. Se provate a casa, metteteci nei commenti il risultato e poi vediamo di rettificare oppure di confermare. Ok, va bene Lucia, anche per stasera abbiamo fatto un super figurone perché abbiamo detto un sacco di cose in realtà sulla menta. Quindi a tutti mi raccomando, aiutateci a crescere, mettete like sul video, iscrivetevi al canale, nella Fate descrizione, domande. mi raccomando, nella descrizione c'è la nostra pagina Facebook, il sito, come acquistare, aiutateci a crescere e mettete tanti 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 pollici in su. Ok, ciao Lucia, Un basito. ciao a tutti, Ciao Leti, ciao a ciao. tutti.